Ciao a tutti amici e amiche del Gallo col Joypad, bentornati al mio canale e bentornati a Giochiamo a Hexen. Ci sono state delle grosse novità in questi ultimi giorni, una nuova versione di Heretic Hexen è stata pubblicata, ok, una riedizione giochi originali e ho trattato l'argomento in un video dedicato. Ho deciso di continuare però questa partita che sto portando avanti col chierico. Invece sul canale internazionale devo ancora decidere se fare una staffetta e a un certo punto magari alla fine del secondo livello, il bosco oscuro, continuare con con il remaster, l'edizione migliorata. Questo è l'episodio numero 7, quindi riprendiamo dalla fine dell'episodio numero 6. Eccoci qui. Altro dettaglio tecnico, non sto registrando questo video con OBS, ma con il software Elgato, dato che sto usando la scheda di cattura video. Ora devo fare un attimo mente locale, come mi piace dire. Siamo nelle Wastelands, giusto? E ho completato questo livello la scorsa settimana con il mago per il mio altro canale, quindi devo ricordarmi di fare correttamente. Adesso sto testando il mio controller perché pareva che qualche difficoltà col bumper destro, mentre il bumper sinistro funziona bene. Ok, aggiungo solo il bumper destro, strano perché fino a ieri era il contrario. Va bene, troverò un altro modo per cambiare arma. Allora, abbiamo appena cominciato, giusto? Lì ci sono dei serpenti del caos marroni. Io ho il mio bel bastone serpente che ok, fatto il suo. E per darvi prova che questa è la versione originale del gioco giocata su GZ Doom, eccolo qui, torna la visuale in terza persona del chierico. Ok, allora, non so se ve l'ho già detto, quei pali che salgono su dal pavimento, dal terreno, se vi toccano vi uccidono, vi fanno molto male, se proprio ci camminate sopra mentre stanno salendo. Ah, mannaggia. Ok, allora proviamo così, però non riesco a vedere che arma sto selezionando, il che non è il massimo. Ok, perfetto. Ricordiamoci del quick save. Ok, allora niente. Ho un calice, anzi un cratere della potenza. Attenzione, qui col mago sono morto perché mi stavo muovendo in una, forse proprio in questa zona qui, e mentre guardavo la mappa e ho camminato sopra un palo. Ok,
Ok, noto c'è ci sono delle differenze nel comportamento dei mostri, anche nelle caratteristiche dei mostri nella versione rimasterizzata. Ok, strano. Gli Etin sono decisamente più pericolosi. Ok, allora se proprio la mettiamo così, vediamo di... attaccano più di frequente e secondo me hanno un raggio d'azione superiore. Cosa si sta... interessante, come mai si è aperto? Okay. Cosa c'è qui? Ok, ho la cosa giusta per voi. Ok, bene. Qua sento... allora, per voi vi farei allo spiedo. Allora, se nel caso in cui voi non abbiate ancora guardato il mio video con le mie prime impressioni e informazioni sulla riedizione di Heretic Hexe, vi posso già dire un paio di cose, anche se vi consiglio caldamente di andare a vederlo quando avete finito di guardare questo video. Allora, sono state ritoccate delle armi, sono state ricalibrate. Il chierico, ad esempio, la mazza del pentimento è stata sostituita da una combinazione di mazza del pentimento e scudo. Quindi c'è un attacco secondario col quale alzate lo scudo, che era una cosa che un concorrente di Hexen aveva fatto a suo tempo, Witchhaven, che era più concentrato sul corpo a corpo. Infatti quasi tutte le armi, ad esclusione dell'arco e dell'ascia da lancio, erano a corpo a corpo, aveva delle meccaniche particolari e prevedeva appunto l'uso dello scudo che si poteva alzare. Adesso dovrei tornare qui? Sì, sono venuto da qui. Dov'è che si è aperto? Lì? Qui che si è aperto? Sì. Una grande novità invece che ho scoperto solo giocando è che nella versione migliorata, dall'inglese enhanced, ci sono delle migliorie a alcuni livelli che avevo già visto sotto forma di mod, con ad esempio più un feedback maggiore e più indicazioni sui puzzle da risolvere per completare ogni livello, quindi più icone luminose che vi dicono quali switch sono stati attivati, dove dovete andare, che chiavi avete, cose di questo genere. Oltre a quello c'è, per esempio, nei 7 portali, proprio 7 portali,
un libro magico, un tomo magico che se attivato vi consente di cambiare classe. L'idea che mi ha dato è come se ci fossero tutti e tre personaggi assieme e si dessero il cambio, diciamo. Ok, una sorta di tag team, tanto è vero che sempre sui 7 portali mi ha sorpreso all'inizio, poi ho capito il motivo, il fatto che invece del solo bastone serpente, stavo giocando col chierico, sulla solita pedana triangolare c'erano tutte e tre le armi, c'era l'ascia e c'era anche il tomo, anzi la pergamena dell'incantesimo del mago. Quindi è una cosa secondo me positiva, certamente. Poi ovviamente è una di quelle cose che spetta al giocatore decidere se utilizzarle o meno. Intanto un aspetto positivo, perché una delle... Oh, caspita. Ok. Uno dei motivi che mi ha spinto a rigiocare il primo Hexen 3 volte era il desiderio di vedere tutte le armi. Ok. Non è necessario completare il gioco, tanto questi sono, non mi ricordo come si chiamano, sono dei mostri anfibi. I primi si vedono, si fa la conoscenza nel livello segreto, il crucibolo illuminato. Fanno molto male. Questa è la versione più ostica che spara. C'è un'altra versione che attacca solo a corpo e è più facile da evitare. Ok, allora, visto che ci siamo, dall'altro lato dicevo, se può anche essere un elemento, diciamo, attivo del gameplay, potreste ad esempio giocare a un livello di difficoltà più elevato, ma sfruttare i punti di forza di ciascuna classe, quindi usare per ogni segmento del gioco la classe, il personaggio che è più adatto. Ok, va bene, non è neanche che ne avessi bisogno. Allora, tanto volevo liberarmi di tutti questi centauri, in modo da dopo da esplorare. Ok, più liberamente. Ah, ci picchia qui. Posso? Ok, a dire la verità devo usare Firestorm, tempesta di fuoco, perché sto esaurendo il mana blu. Allora, abbiamo da fare qualcosa nella stanza nell'area con la piscina. Allora, l'acqua di per sé, anche se è putrida, è verde e maleodorante, non fa male. E tuttavia, come avrete senza dubbio immaginato, ci sono ancora mostri anfibi. Ok, allora
bisogna scendere. Spero non ha... Ok, qui... Allora, qui c'è un interruttore, ma serve la chiave delle paludi. Ok. E dove si trova la chiave delle paludi? Spero nelle paludi. Ma con Hexen non si sa mai. Il modo più efficace di sconfiggere quei mostri è quello di muoversi. A un certo punto, se loro sono sommersi e ci andate a sbattere addosso, vi bloccherete. A quel punto saprete che proprio davanti a voi c'è un mostro, fate un passo indietro, aspettate che balzi fuori dall'acqua e lo arrostite o lo fate a fettine o congelate, come preferite. Allora, lì ci arriveremo. Ci sono dei stivali, non ricordo se fanno andare più veloce o sono stivali lievitanti. Adesso attenzione, teniamoci ben distanti dai pali e consentiamo la mappa, anzi prima un bel quick save, non ci scappa. Allora, questa, aspetta, ok, allora no, aspetta, perché esatto, è una freccia un poco strana, nel senso che l'hanno disegnata diciamo con le piume, ok? Sembra che stia puntando in alto, in verità quell'ingrossamento della freccia sarebbero le piume, ok? Se fosse una freccia da tirare con l'arco. Allora, vediamo un po'. Qui, allora, se non ricordo male, c'è una chiave qua. Qui c'è il fondo, non si vede, ma c'è il fondo. Dobbiamo solo trovarla. Mi pare che sia la chiave del corno. Devo solo capire cosa mi manca. Questo è forse uno dei livelli più labirintici. Ecco qua. Ma a dire la verità non è così complicato. Qua dovrei andare a destra e poi qua subito a sinistra. Esatto. Oh, mana verde, quindi va da sé che dovrò usare Firestorm. Mana blu, buono, e sono qua sopra dove c'è il calice. Il cratere della potenza vi riempie di mana, ok? Ah, ecco lì dove dovrei andare. Ok. Nella seconda parte del gioco, soprattutto nelle sfide contro l'eresiarca, berrete quel fluido viola come se non ci fosse un domani, soprattutto a livelli di difficoltà più alti dove il mana non è così abbondante. Ok, no, perché ero sicuro di aver premuto avanti forse appunto 2 volte. No. Altro mana verde. Ah, strano, avrei detto che gli Afrit
fossero immuni o resistenti al fuoco. Ok, aspetta, perché qua... Ah, quella porta me la ricordo, è finta. Ve lo dico già, spoiler, è finta. Volevo vedere... Ah, ok. Allora, qui come vedete serve una chiave, ok? E non è la chiave che troveremo qui, o forse sì, non lo so. C'è uno scudo, lo scudo dovrebbe essere pezzo di armatura perfetto al chierico, tanto che gliene hanno dato uno nel remaster, da ben 5 punti classe armatura. Ok, quindi qua dovremo tornarci, in altre parole. E io... ok, venivo da qua. Ok, la cosa che mi piace di più di usare un controller per questi giochi è che puoi calibrare la velocità di movimento grazie agli stick analogici. Ti ho visto, sei un serpente. Trappolone. Ok, voi... Va bene, ho la mazza. Oh, davvero? Aspetta, fammi arretrare. Avete notato che questi centauri non hanno gli zoccoli, ma hanno degli artigli. Soprattutto non assomigliano tanto a cavalli, la parte animale, quanto più a dei mastini. Allora, lì devo andare, lì. Intanto fammi vedere. Ecco qua, la morte è dietro ogni angolo. Allora, qui c'è un bel passaggio, ovviamente ci sono degli Afrit che non gli par vero. Allora qui, ok, uno dice, beh guarda, nessun problema. Ok, al massimo sì, un etti, ti dirò. Ok, Afrit tutto attorno. Oh cavolo. Ok, questo non va bene. Quindi c'è la chiave. Mi sa che ci lascio le penne. Ci ho lasciato le penne. Ok, morte numero 1 del chierico. Per fortuna mi ero salvato. Me l'aspettavo, ho fatto un errore stupido, nel senso che avrei dovuto occuparmi di questi centauri prima di spostarmi. Stavo per farlo, poi ho detto, ma dai, non verranno qui. Invece, sorpresa, me li sono trovati davanti, dietro. Ok. Allora. Bah. Adesso dovremmo essere un po' più tranquilli. Ho preso la fleccetta. Ah, mamma mia. Ok, potrei anche occuparmi di quelli. Io dovevo andare qui. Sorbole. Ok. Dato. Mi ha sempre fatto ridere come vedere gli Afrit come arrivano tipo in derapata volante
Ok, lì c'è la chiave. La chiave del corno. Sì. Sorpresa! Sono andate giù un po' di rocce qua, per cui il passaggio... Però... Oh, sono tornato rosso. Ok, adesso la cosa istintiva da fare è saltare, giusto? Ok? È un trucco. È un trucco. A dire la verità, se vi muovete abbastanza velocemente, non rischiate di cadere giù. Visto? Questa è una cosa del buon vecchio Doom Engine. Ok. Quindi abbiamo la chiave del corno. Perché non vorrei mai salvarmi proprio in cima al palo. Ok, visto che ci siamo, strano. Qui. Ok, mentre sono in acqua e sommersi ovviamente sono immuni. Ok, adesso io direi che siamo a circa 26 minuti. Io dovrei tornare indietro e se non sbaglio era giù per di qua. Dovevo andare a vedere se è... Sì, vai, se cerchi di entrare dalla parte sbagliata vieni schiacciato. Era di qua. Sì, vediamo se è questa. Non penso però. No, questa è la chiave della caverna. Ok, però abbiamo una chiave. Ok, a differenza... qua si capisce che i 7 portali un po' era fammi entrare qua, era un po' il tutorial, possiamo dire, perché lì per forza di cose prima dovevi andare nel guardiano di ghiaccio, poi potevi esplorare le altre due porte, insomma c'era una sequenza ben determinata. Qua invece ti lascia mano libera, però lo stesso c'è un unico livello in cui entrando puoi prendere la chiave che ti servirà in un secondo livello e comincia il domino. Ok, cominciano a cadere i pezzi. Ad esempio col mago, se non ricordo male, prima ho esplorato, non ho esplorato il Wastelands, ho esplorato le caverne di Circe. Ovviamente sono finito in vicolo cieco perché avrei avuto bisogno per esempio della chiave del corno. Bene, allora siamo arrivati alla fine, quindi LP Ita Clericus 7. Perfetto, bene, io con questo vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e ci vediamo col prossimo episodio. Ciao!